Ciao amici, questa volta non vi parlerò specificatamente del Nikon 200-500. Prendo a pretesto questo obiettivo, che è un super tele zoom, per parlare soprattutto di quello che è un po' un aspetto critico dei vari test, ed è il motivo per il quale va via tanto tempo, vanno via tantissime prove, ed è il motivo anche per il quale, lasciatemi dire, ringrazio Luca e Samuele di RCE Livorno, perché sono stati proprio loro a mandarmi questo obiettivo che avevo anche recentemente provato, testato e di cui c'è il video sul canale. Perché ho dovuto domandare a loro questo insieme ad una D750? Perché la mia domanda è stata questa. Ho provato il 200-500 in lungo e in largo con la D850, con la D5, la D6, con la 780, con la D500. Mi sono trovato sempre molto bene, molto bello, chiaro che con le macchine Pro funziona ancora meglio. Allora la mia domanda è: dov'è il punto di incrocio per definire un obiettivo che sia valido, buono e performante se non lo testo un po' su tutte le camere? Ecco che lo provo sulla D750. Perché alla fin fine è facile dire che un obiettivo, qualsiasi, funzioni benissimo con l'autofocus di ultima generazione, 153 punti, oppure solamente i punti a croce quando vado a cercare, ma funziona altrettanto bene anche su una camera che non è nata per questo scopo, come la D750. E che differenza c'è fra l'una e l'altra? Insomma, non diamo sempre la colpa all'obiettivo che magari è un po' scarso, che non ce la fa, perché questo è quello che a volte leggo nei commenti. Qualcuno che arriva a mettere le mani su un obiettivo altamente performante come questo 5-6 continuo, che però, ma sulla mia macchina non funziona tanto bene, ma mi aspettavo qualcosa di più. Però poi dipende anche su che fotocamera lo monti. Quindi la difficoltà anche nel dare un giudizio complessivo sugli obiettivi riguarda proprio quello di metterli alla prova su diverse macchine. Montato per esempio sulla D750 di questa prova, a volte non è andato così a segno come mi sarei aspettato. Avendolo provato su altre camere, per esempio, posso notare che l'autofocus a volte è un po' titubante, quando in tutte quelle condizioni limite che ormai sapete, quando la luce comincia un po' a scarseggiare, quando per esempio questo obiettivo, anche in condizioni di buona luce, devo andare a cercare un soggetto di piccola taglia fra i rami, per esempio un uccelletto, fatica davvero ad andare a bersaglio, anche quando gli dico usa lo spot più ristretto possibile, perché ci troviamo di fronte ad un processore che non è lo stesso di altre camere. Non solo, ma anche di una produzione complessiva della fotocamera che non è dedicata interamente alla caccia fotografica. E allora non parlo tanto dei 6 fotogrammi al secondo, che tutto sommato possono essere tanti, ma sono anche pochini se pensiamo alla concorrenza che nello stesso periodo di produzione di questa camera dava delle performance maggiori. Passi anche quello, buona la reattività, però l'autofocus è quello che mi ha dato un pochettino più di problemi. Non solamente nell'aggancio al volo, che è uno degli aspetti più problematici per camere e obiettivi, ma anche quando si tratta per esempio dell'inseguimento, e cioè il soggetto statico comincia a muoversi, nel caso di un uccello prende il volo. L'autofocus non sempre è reattivo nell'inseguirlo, cioè tiene il contatto, cioè aggancia il movimento, altre volte qualche problemino anche nella puntatura del soggetto in movimento, ma anche questo insomma è un aspetto un po' critico per parecchie macchine. Il problema aumenta rispetto a diciamo macchine di fascia superiore che quindi spingono meglio, per così dire, questo obiettivo, quando ci mettiamo nel comparto video. Il live view è decisamente da aggiornare, e tanto più l'autofocus quando deve andare non solo a cercare il bersaglio in mezzo a dei rametti come in questo caso, e quindi senza dubbio stiamo lavorando in controluce su un soggetto nero e una sagoma, però è anche vero che in questo caso, come potete notare, il soggetto è tenuto al centro, ma l'autofocus non riesce a trovare effettivamente il fuoco e continua ad andare avanti e indietro nelle sue corse. E allora che cosa deduciamo da un test come questo? Deduciamo che l'obiettivo, in questo caso il 200-500, ha qualcosa da dire in più
rispetto a questa fotocamera. È un po' come dire che insomma qua c'è un buon pilota, l'obiettivo, e il mezzo potrebbe essere migliorato, insomma bisogna dargli qualcosa ancora di più valido in pasto per metterlo al lavoro. Infatti le cose peggiorano ulteriormente quando andiamo a moltiplicarlo. Lì è davvero la macchina fatica un po', annaspa un po' nel cercare, e poi soprattutto lo avete visto nelle immagini che ho commentato a monitor, porta a segno degli scatti che non sempre sono a fuoco, soprattutto nella ricerca dinamica del soggetto. Però, proprio per spendere una parola per questa camera meravigliosa di cui vi ho parlato anche in un recente video, non è nata per questo, è una tuttofare di altissima, elevatissima qualità che, se si trova a buon prezzo, io ci penserei anche. Forse farei invece un pensiero orientato verso qualche altra parte se il mio scopo fotografico è quello dell'azione sportiva, della caccia fotografica, dell'inseguimento dell'avifauna. In quel caso è un obiettivo che merita ancora di più, perché questo è veramente un bell'obiettivo. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.